Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video su come cambiare un insegnante per le vostre classi. Una volta che hai effettuato l'accesso, clicca sulla scheda classi per accedere alla tua programmazione. Poniamo che tu voglia cambiare l'insegnante di yoga intermedio nel giorno 21 luglio alle 7:30. Per effettuare una sostituzione veloce dell'insegnante, metti la spunta sulla casella che appare sulla sinistra del nome dell'insegnante e poi seleziona il nome di chi lo andrà a sostituire nel menu a tendina. Se non riesci a vedere la casellina, dovrai per prima cosa abilitare questa opzione. Sulla scheda Classi, clicca su Strumenti nell'angolo a destra e poi seleziona Configurare opzione classi. Espandi la sezione Aspetto e opzioni Programmazione lezioni e metti la spunta sulla casella accanto ad Abilita Sostituzione rapida insegnante. Poi clicca su Aggiorna. Se non riesci a vedere l'aggiornamento, scollegati dal sito ed effettua nuovamente l'accesso. Tornando sulla scheda Classi, potrai ora vedere la casellina accanto al nome del membro del personale. Gli insegnanti vengono elencati per nome e cognome. Ad ogni modo potresti vedere soprannomi o nomi a seconda delle impostazioni del tuo sito. Dopo aver spuntato la casellina, seleziona un sostituto dal menu a tendina. Una volta che il nuovo insegnante è stato selezionato, questo apparirà come sostituto per la classe. Al di sopra della tua programmazione individua il pulsante Settimana e clicca sulla freccia a destra. Come potrai vedere, la classe successiva apparirà invariata, con l'insegnante originale e non il sostituto. Se hai bisogno di effettuare un cambio insegnante differente, cambiare il tasso di retribuzione o cambiare un assistente, clicca sull'icona di ingranaggio sulla destra della classe per la quale vuoi effettuare il cambio. Cliccando su Cambiare insegnante, verrai portato alla schermata di Cambia agenda. I filtri verranno preimpostati per permettere una sostituzione degli insegnanti. Potrai selezionare un insegnante e un nuovo tasso di retribuzione usando i menu a tendina. Noterai che gli insegnanti sono mostrati prima per cognome e poi per nome. Di nuovo, questo insegnante verrà considerato un sostituto temporaneo. Puoi cambiare la durata della sostituzione cambiando la data di inizio e di fine in alto. Se lo desideri, potrai inoltre sostituire l'insegnante in modo permanente cambiando l'opzione del menu a tendina più in alto. Torna sulla schermata Cambiare insegnante, cliccando sull'icona di ingranaggio. Per mantenere invariate le classi passate, dovrai scegliere l'opzione Permanente da questa data in poi. Noterai che quando usi l'opzione Permanente, il termine sostituzione, tra parentesi, scompare dall'opzione Cambia insegnante. L'insegnante è considerato un sostituto solo nel caso di cambi temporanei. Il tasso di paga potrà essere cambiato solo selezionando il membro del personale, anche se l'insegnante rimane lo stesso. In questo caso voglio solamente assegnare un nuovo tasso di retribuzione, lasciando invariato l'insegnante assegnato per questa classe. Una volta selezionato il tasso di retribuzione, clicca su Salva. Tra le ragioni più comuni per cambiare un tasso di retribuzione vi è l'inserimento di un tasso non corretto al momento della programmazione della classe. Per cambiarlo, torna su Cambiare insegnante cliccando sull'icona di ingranaggio. In questo caso dovrai selezionare Permanente, Passato e Futuro dal menu a tendina in alto. Poi seleziona lo stesso membro del personale assegnato ora alla classe e in ultimo seleziona il tasso di retribuzione e poi clicca su Salva. Tieni a mente che il nuovo tasso di retribuzione verrà mostrato sul resoconto di libro paga per le date passate. Se devi invece aggiornare la tariffa di retribuzione per le classi future, sia nel caso in cui l'insegnante rimanga lo stesso oppure per un nuovo membro del personale, dovrai usare l'opzione Permanente da questa data in poi e selezionare il nome dell'insegnante e il tasso di retribuzione.
Facendo così non cambierà le informazioni relative alle classi passate. Per quanto riguarda il cambio di assistente, invece, questo può essere effettuato cliccando sull'icona ad ingranaggio. Torniamo alla scheda classi. Supponiamo io voglia cambiare l'assistente per la classe Hatha Yoga del 26 luglio alle 4. Quando clicchi sull'icona di ingranaggio accanto alla classe, puoi selezionare Cambia assistente. Se riesci a vedere solo l'opzione Assegna assistente, significa che non vi sono ancora assistenti assegnati per questa classe. Inoltre, il nome dell'assistente apparirà nella colonna accanto a quella dell'insegnante. Dunque, se la sezione risulta vuota, vorrà dire che nessun assistente è stato ancora assegnato a questa classe. Clicca dunque su Assegna assistente e verrà riportato sulla schermata di Cambia agenda. Qui potrai assegnare un assistente solo per alcune classi oppure per tutta la durata della programmazione, usando il menu a tendina in alto. Seleziona poi il nome del membro del personale che avrà il ruolo di assistente e poi clicca su Salva. Tornando sulla programmazione classi, noterai ora che il nome del membro del personale selezionato appare nella colonna accanto al nome dell'insegnante. Cliccando su Cambia assistente, potrai modificare il personale selezionato. Come avrai notato mentre assegnavi l'assistente, i filtri ora appaiono impostati diversamente. Potrai selezionare il tipo di aggiornamento che vuoi apportare in alto, esattamente come faresti con un cambio insegnante o tasso di retribuzione. Il menu a tendina di Cambia assistente sarà impostato in modo predefinito su Seleziona assistente Nessuno. Se lasci questa selezione e poi clicchi su Salva, l'assistente verrà rimosso. Altrimenti puoi selezionare il nuovo assistente dal menu a tendina e cliccare su Salva per confermare le modifiche. Non vi è alcun menu a tendina per il tasso di retribuzione in questo caso, poiché gli assistenti vengono sempre pagati considerando il tasso di retribuzione numero 1. Puoi cambiare il totale che viene pagato agli assistenti con questa tariffa o quella assegnata ad ogni altro membro del personale, andando sui loro profili. Ora anche tu sai come effettuare un cambio di insegnante e tasso di retribuzione. Grazie per aver visto questo video, buon proseguimento!